Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Partiamo proprio dall'inizio della settimana dove troviamo una carta interessante che ha un doppio aspetto. Ovviamente essendo una stesura generica, il doppio aspetto si riferisce a una persona che magari vi può aiutare o sarà da attenzionare nelle relazioni più importanti. Potrebbe essere anche una specie di indizio su che tipo di atteggiamento dovete avere e quindi la dama o la donna in questo caso, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è lo stesso perché rappresenta un'energia di adattamento, di sensibilità, di comprensione, di amorevolezza. Quindi queste sono le doti, le caratteristiche che vi possono essere particolarmente utili in alcune circostanze. Poi troviamo la carta delle nuvole che può portare un po' di confusione nel corso della settimana, una fase di incertezza, forse delle complicazioni, magari delle preoccupazioni che sono passeggere sicuramente con questa carta, però possono provocare un po' di instabilità sia emotiva sia anche come difficoltà nel gestire alcune cose. E poi troviamo la falce. Fine settimana vuol dire che abbiamo molto probabilmente l'opportunità di chiudere con alcune situazioni. In questo senso la falce va a tagliare, a dare un cambio netto, improvviso, ci fa capire che dobbiamo prendere delle decisioni in modo molto rapido e anche positiva per tutti gli aspetti riguarda il nostro impegno, quindi ci permette di raccogliere soddisfazioni perché ci siamo impegnati tanto nel corso della settimana per un qualcosa, allora abbiamo l'opportunità di chiudere queste varie faccende, soprattutto a livello pratico e lavorativo. Nelle dinamiche relazionali ci possono essere delle tensioni, delle cose che possono cambiare, come abbiamo visto c'è volubilità, c'è confusione, c'è incertezza, quindi queste sono le cose un po' da guardare così a vista. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo un pochetto quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, ovviamente chi non è interessato o chi vuole anche altre informazioni riguardo amicizie, famiglia, potete ascoltare questa parte e trarre magari le informazioni che desiderate. Partiamo con il rododendro, poi abbiamo la lavanda e l'orchidea. Settimana ad alta tensione, ma l'abbiamo visto anche dalle energie principali, quindi vuol dire che nelle relazioni più importanti e soprattutto per le coppie c'è qualcosa che non funziona come vorreste, forse per delle situazioni esterne che magari state cercando di gestire e allora automaticamente si va a riflettere nella coppia, appunto portando un po' di incertezza e di tensione. È vero che alcune carte comunque fanno capire che essendoci una forte passionalità
può essere sia utile dal punto di vista intimo, però come eccesso ovviamente porta a discussioni, a litigi, perché magari si rimane nella stessa posizione, non c'è un confronto costruttivo o ci sono appunto delle dinamiche, delle cose che possono pesare un attimino. Magari c'è l'opportunità di risolvere del tutto, di tagliare queste situazioni e cercare di riportare tutto in serenità e in tranquillità. Per i single queste carte possono indicare che è vero, mi rifaccio un po' soprattutto alla carta dell'orchidea, ci può essere passionalità, ci può essere un'avventura, una conoscenza, che magari ci attira molto, forse, dal punto di vista un po' più fisico, però che cosa vogliono dire? Di fare attenzione. Spesso questa può essere associata anche a chi ha atteggiamenti e comportamenti narcisistici, chi altre carte che ci possono essere altre tipologie di problematiche e allora quindi alcune cose effettivamente sono da attenzionare. Se non volete problemi, se in questo momento della vostra vita, volete fare un po' di chiarezza, magari è la settimana giusta perché ricordo che la falce mette anche un po' di lucidità e dà la possibilità di andare a tagliare, in alcune circostanze, situazioni e ovviamente, se lo desiderate, lo volete, anche con alcune persone. Per quanto riguarda adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze, andiamo a scoprire cosa ci vogliono dire le sibille, in questo caso la sibilla italiana. Abbiamo allegrezza al cuore e questa già è una buona carta di miglioramenti, di se ci sono problemi si vanno ad alleggerire, c'è una ripresa sia per quanto riguarda dei contatti, del lavoro stesso, delle finanze, se parliamo di collaborazione, di intese, di accordi, allora ecco c'è un'opportunità di avere un confronto abbastanza sano e costruttivo per ottenere dei risultati. Quindi sapete tutte quelle dinamiche dove ci sono delle offerte, delle proposte, delle cose da valutare, diciamo osservare e allora quindi qui si può già arrivare ad un punto di svolta decisivo con ottenimento proprio di risultati. Io direi che sono favorite le risoluzioni di vecchie situazioni, quindi tutte le cose che magari vi portate dietro, che avete avuto difficoltà o che si sono bloccate, o che le cose non andavano proprio per il verso giusto, finalmente nel corso della settimana ci possiamo dare un bel taglionetto, come abbiamo visto, e spazzare via tutti i dubbi, tutte le incertezze, o quantomeno di fare chiarezza. Quindi alcune cose si possono risolvere già nel corso della settimana, altre magari che hanno bisogno di un po' più di tempo, però almeno si fa il punto della situazione e quindi massima chiarezza. Utili queste carte anche per chi sta aspettando l'evoluzione di accordi in corso, di proposte, di incontri mi riferisco a chi anche e soprattutto sta cercando il lavoro, situazioni pregresse che trovano chiarezza, quindi se sapete già che alcuni colloqui non sono andati bene, okay, voi siete già proiettati per il futuro, quindi state lasciando andare ed è meglio così perché, come vedete, ci saranno delle novità, delle situazioni molto più interessanti per voi, quindi nuovi sviluppi, che possono essere nuovi colloqui oppure delle proposte da valutare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!